Ciao a tutti carissimi, qui è Dario ed eccoci qua tornando in questo nuovo video. Ieri sera per Bitcoin è stata una giornata, a mio avviso, molto buona. Tantissime persone hanno avuto paura che Bitcoin oramai riscendesse nuovamente al di sotto dei 60.000 per arrivare magari a 55-54.000 dollari, ma così non è stato. Prima di partire ragazzi vi chiedo un mi piace di supporto per il canale. Stiamo andando molto bene ultimamente con i video su Bitcoin ed oggi il mi piace serve ancora di più ragazzi. Perché? Perché ieri c'è stata una discesa netta di Bitcoin, ma abbiamo visto come questa discesa è stata completamente annullata. Quindi metti mi piace se anche tu vuoi vedere Bitcoin a 130.000 dollari. Allora, questo che vediamo è il grafico solito di Bitcoin con le candele a 5 minuti. Ieri letteralmente abbiamo fatto un nuovo all time high, ma di pochissimo ragazzi. Cioè nemmeno lo considero un nuovo all time high. Fatto sta che questa discesa così importante tantissime persone se l'aspettavano. Dopo una risalita così netta, evidente e veloce come è stata quella di Bitcoin in questi giorni, era ovvio che ci doveva essere un ritracciamento, ok? Un ritracciamento che facesse chiudere posizioni aperte. Ma ragazzi, come vediamo, la forza di Bitcoin al rialzo è nettamente superiore, ok? È stata ok questa discesa netta, diciamo importante, che però ragazzi è dovuta principalmente dal fatto dalla chiusura di tante posizioni magari aperte in long, con chiusura soprattutto sui 69.000 dollari. Infatti ragazzi appena abbiamo raggiunto i 69.000 dollari questa è scesa, ok? Ma ragazzi avere un ritracciamento, ok, dopo una salita così netta da parte di Bitcoin fa soltanto bene, ok? Per quello che mi riguarda, per quello che penso io, avere dei ritracciamenti e non avere soltanto una salita netta senza senso, chiamiamola così, non è buono, ok? Non è buono per il progresso del prezzo, ok? Il mercato è così, il mercato è fatto di alti e di bassi. Avere dei momenti in cui c'è un calo è importante perché serve a togliere, diciamo, quella forza al ribasso che c'è per poi avere soltanto forza al rialzo, ok? A me questa discesa così mi fa sperare tantissimo, cioè io vi dico la verità, non mi aspettavo che il prezzo sarebbe tornato sui 60.000, ok? Mi sarei aspettato magari una volta che avesse raggiunto i 69.000 fosse tornato magari tra i 63 e i 64.000 dollari. Invece la resistenza che abbiamo tracciato tantissimo tempo fa ha fatto il suo dovere, ok? La resistenza, quella dei il supporto, scusate, il supporto prima che era la resistenza, adesso è diventato ovviamente un supporto. E il supporto dei 60.000 ha fatto il suo dovere, ok? Quello che doveva fare l'ha fatto, ossia far rimbalzare nettamente il prezzo di Bitcoin e farlo passare in sole quanto? 3-4 ore da 60.000 a 66.000 ragazzi. Adesso stiamo quasi per ritoccare i 67.000 dollari, ok? Nel video precedente avevo detto che probabilmente a breve ragazzi saremmo arrivati a 70.000 dollari e così quasi è stato, ci sono mancati 900 dollari e stavamo là. Vedendo questa cosa io spero e penso che possiamo arrivare anche a di più di 70.000 dollari, ok? Ora diciamo tutta la forza negativa è stata diciamo cacciata con questa discesa, ok? È stata mandata via con questa discesa partita dai 69 per arrivare a 59.000, ok? Se facciamo 60.000. Adesso ci dovrebbe essere soltanto forza positiva, forza al rialzo, ok? Io quando lavoro a mercato, ragazzi, quello che faccio io è pensare proprio a questo, pensare a quanta forza c'è al rialzo e quanta forza c'è al ribasso. Quello che credo io è questo, devi capire quanta forza ha quella moneta, quella criptovaluta in quel momento al rialzo. Questo è quello che penso io, ovviamente facendo le solite valutazioni con il grafico e facendo ovviamente le proprie dovute considerazioni. Quindi quello che penso io è che a breve, adesso andiamo a vedere innanzitutto qualche notizia su Bitcoin che non abbiamo visto questi giorni, ma penso che possiamo realmente superare la soglia dei 69.000, sì, sicuro, possiamo andare sopra e stabilizzarci sui 69.000. Se non ci stabilizziamo sui 69 possiamo fare magari tra i 69 e i 67 come sta avvenendo adesso. Ma sono molto fiducioso per il prezzo di Bitcoin e lo vedo oramai al di sopra dei 70.000 dollari. Speriamo sarà così, vediamo un attimino in questi giorni, soprattutto in queste 24 ore,
cosa ci riserva Bitcoin. Adesso ragazzi andiamo a vedere qualche news su Twitter che ancora non siamo andati, anzi ancora non siamo andati a vedere, e sicuramente troveremo qualcosa di molto molto interessante. Allora, Titan of Crypto, una delle persone che seguo maggiormente su Twitter, ha proprio fatto questo post da 5 minuti, da appena 5 minuti, andando proprio diciamo a spiegare anche parte di quello che abbiamo detto noi precedentemente, ok? Il post si intitola Bitcoin gioco di liquidazione, in cui dice che ieri il mercato era surriscaldato, l'open interest e il finanziamento sono stati molto alti, e infatti l'abbiamo visto. L'open interest ragazzi è passato da 12,6 miliardi a 9,7 nel giro di poche ore. Le persone sono state liquidate e i finanziamenti sono tornati alla normalità. Quindi ragazzi, come vi ho detto prima, avere una ripulita, perché possiamo chiamarla proprio così, proprio una ripulita di posizioni, di varie liquidazioni eccetera eccetera, è una cosa che fa soltanto bene a Bitcoin per il continuo crescere del prezzo, ok? Un'altra cosa molto molto importante è che Bitcoin è stato supportato dalla Kumo Cloud e ora è di nuovo sopra alla linea di Qiyun. La linea di Qiyun è questo ragazzi, è semplicemente un indicatore molto molto importante. Chi fa trading comunque conoscerà la nuvola di Ichimoku. Io la utilizzavo spesso quando operavo nell'oro, nel forex, e bisogna fare molta attenzione quando una candela, ok, termina all'interno della nuvola, ok, della nuvola di Ichimoku. La nuvola letteralmente è questa qui, questa che vedete più scura, quella è la nuvola di Ichimoku. Ma per spiegarvi bene, perché questa è una parte molto molto importante ragazzi, alla fine io non avevo ancora visto questo post che veramente è di pochi minuti fa, alla fine si è rivelato come abbiamo detto in precedenza con il nostro grafico, ok? Difatti la Qiyun qui ha creato un vero e proprio supporto, e quando vedete che la linea di Qiyun, ok, diventa dritta, diventa una linea retta, quello diventa un nuovo supporto. Andiamo un attimino su Central Charts ragazzi, così che vi do la definizione di Qiyun Sen, ok? Che è proprio questa linea blu che vedete, ok? La Qiyun Sen è una delle linee più importanti dell'Ichimoku, ok? L'Ichimoku ragazzi è questa che vedete, la nuvola di Ichimoku. Qiyun Sen rappresenta il punto medio dei 26 ultimi periodi. I 26 ultimi periodi ragazzi sono semplicemente le 26 ultime candele. Infatti come ci dice, si tratta della media del massimo e minimo dei 26 periodi precedenti. 26 ultime candele. Proprio come spiegato nel capitolo della Tenkan-san, che ovviamente ora non andiamo a vedere, la Qiyun Sen forma delle zone piatte. Queste zone sono comunemente chiamati segmenti piatti di Qiyun, e i segmenti piatti di Qiyun sono importanti livelli di supporti o resistenti, in base diciamo a dove si trova la candela, se sopra o sotto, ok? Tali zone della Qiyun rappresentano un livello pari al 50% del ritracciamento, ed esso equivale a un livello pari al 50% del ritracciamento di Fibonacci. Il grafico portato di seguito mostra l'indice in tendenza rialzista bla 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 bla. Come potete vedere ragazzi, all'interno di questi cerchi gialli troviamo proprio i segmenti di Qiyun, ok? Difatti qua possiamo vedere un segmento dove c'è stato proprio un supporto netto da parte della linea di Qiyun, che ha scaturito poi un rialzo fornendo supporto, ok? Stessa cosa è avvenuta qui. Qui c'è stato un lungo e netto segmento, ok? Che ha proprio creato un supporto netto ed importante per poi ovviamente riportare il prezzo al rialzo, ok? Qua ce n'è stato un altro. Vediamo proprio 3 esempi basilari. Come vi ho detto, io nel trading lavoravo soprattutto con la nuvola, ok? Quando una candela chiude all'interno della nuvola bisogna fare molta attenzione, perché il prezzo può andare al contrario, ok? Quindi dal rialzo può passare al ribasso, proprio perché va a superare soprattutto la linea di Qiyun, ok? Quindi va a tagliare la linea, non c'è più quel supporto, quella resistenza che si pensa. Una volta che si trova all'interno della nuvola, entravo in buy o in sell, ok? Questa piccola parentesi per spiegare un attimino bene la situazione, perché magari tanti di voi non conoscono questa parte che è molto importante e che viene utilizzata tantissimo da tanti trader, ok? Comunque, cosa ci dice Titans of Crypto? Che il prossimo livello da tenere d'occhio è quello dei 68,2 mila dollari. Una volta superato questo livello, il prezzo dovrebbe volare. Questo è quello che ci dice, e questo è quello che in realtà abbiamo detto poco fa. Vediamo se realmente possiamo vedere un'esplosione come ci dice lui. Ma questo è un grafico molto molto importante da tenere in considerazione ragazzi. Come ci dice Titan, il prossimo supporto, ok, supporto molto importante di Bitcoin è quello che è compreso tra i
diciamo 59-61 mila dollari. Comunque se continuiamo a scrollare, ragazzi, il pensiero, diciamo, è lo stesso di tutti. Cioè, guardando quello che vi ho detto anche nello scorso video, guardando il grafico di Bitcoin, cosa possiamo notare? Possiamo notare che c'è solo un forte rialzo, okay? Tante grandi istituzioni stanno entrando proprio nel mercato di Bitcoin. Questo fa soltanto bene al suo prezzo. Realmente, ragazzi, il prezzo di Bitcoin non si può prevedere il nuovo all time high, ragazzi, perché qui, se continuiamo di questo passo, non so a che prezzo possiamo arrivare, ma realmente potremmo superare i 100.000, ok? E di tanto, se continuiamo di questo passo. Se poi dovesse uscire qualche notizia che non è molto favorevole a Bitcoin o alle criptovalute in generale, lì potremmo vedere una stabilizzazione, potremmo vedere un consolidamento del prezzo, della paura che si genera intorno alle criptovalute in generale, ok? Ok, guardiamo l'ultimo grafico di oggi, è quello della liquidation heatmap. E come possiamo vedere, ragazzi, come ci spiega questo ragazzo, la prossima area di liquidazione è quella dei 50.000 dollari. Quindi siamo abbastanza distanti e va benissimo così. Invece un'altra cosa anche importante è che gli ultimi short partono dall'all time high, ok? Quindi siamo sui 69.000 dollari. Insomma, ragazzi, come vi ho spiegato all'inizio, la forza, diciamo, a ribasso dovrebbe essere stata quasi del tutto annullata, ok? Quindi momentaneamente dovremmo avere una forza soltanto rialzista. Questo video è stato molto importante per vedere l'andamento che potrebbe avere Bitcoin nel tempo, ragazzi. Spero che tanti di voi non si siano messi paura vedendo la situazione che si stava creando ieri. Per quello, come vi ho detto io, poi ovviamente i miei non sono dei consigli finanziari, ma diciamo che comunque vedere un ritracciamento del prezzo non è sbagliato, non è una cosa sbagliata, ok? Non è una cosa di cui aver timore, anzi è una cosa giusta, una cosa che deve succedere, ok? Quindi io sono molto tranquillo, momentaneamente sono molto tranquillo. E sono contento di non aver venduto, di non aver chiuso le mie posizioni. Fatemi sapere se voi avete delle posizioni aperte e cosa avete intenzione di fare nel tempo, ok? Se vendono magari a 100.000. Diciamo che oramai siamo tutti quanti in procinto di cercare di scovare il nuovo presunto all time high di Bitcoin. Ragazzi, mi raccomando, un mi piace, spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo, un bacione a tutti e a presto. Ciao ciao.